io sono Yami e in questo video vi consiglierò 5 anime Mao Shoujo. Sigla! In questi video avrò gli occhiali perché potrebbe essere che mi dimentichi cosa devo dirvi ed è meglio poterlo leggere, no? Ma iniziamo subito! Ecco i 5 anime Mao Shoujo che vi consiglio. Il primo in questione è Puella Magi Madoka Magica. Generi Mao Shoujo, psicologico, thriller e dark fantasy, anno 2011. Episodi 12 e streaming su Vhid. Dovrebbe essere anche doppiato in italiano perché l'avevano dato su Rai 4. Trama: Madoka e Sayaka, amiche e compagne di classe delle scuole medie, incontrano Kyube, una creatura che dona poteri magici in cambio di un desiderio. La ragazza che accetta di diventare una maga dovrà combattere le streghe responsabili di morti violente e suicidi in città. Le ragazze faranno poi la conoscenza di Mami e di Omura. Quest'ultima tenterà però in tutti i modi di dissuadere Madoka dal stipulare il contratto con Kyube. È una serie molto bella, è una delle mie preferite in realtà, perciò mi sembra giusto che gli date un'occhiata se non la conoscete già. La prossima è abbastanza vintage, questa è Sugar Sugar Rune, genere Mao Shoujo, anno 2005, episodi 51 e streaming non lo so, penso che dovete cercarlo illegale, comunque dovrebbe essere doppiato in italiano essendo che l'avevano dato su Italia 1 all'epoca. Trama: Cioccolà e Vaniglia sono due giovani streghette dall'estramondo, scelte per competere nella gara che deciderà chi tra loro due diventerà la regina del regno. Benché rivali, quest'ultime sono grandi amiche dall'infanzia. A tal fine di vincere la gara, le due streghette dovranno fingersi come una ragazza e competere per sottrarre agli esseri umani il maggior numero di cristalli del cuore, che simboleggiano i vari tipi di sentimenti e che i poveri ignari studenti della loro scuola dovranno essere rapiti di tal cuore. Comunque, andiamo avanti. Questo pezzo di video ho dovuto riregistrarlo perché per qualche motivo non c'era nella telecamera. Vabbè, comunque, riprendiamo da dove eravamo restati. Il prossimo che vi consiglio è anch'esso vintage ed è Mermaid Melody, genere Mao Shoujo, anno 2003, stagioni 2, episodi 91 e streaming non lo so, probabilmente è solo illegale lo trovate, ma dovrebbe essere già doppiato in italiano perché lo davano su Italia 1 ai tempi. Trama: Lucia, principessa sirena dell'Oceano Pacifico del Nord, giunge sulla terraferma con il pinguino Hippo, suo compagno e aiutante, per ritrovare la sua perla rosa, gioiello che aveva perduto 7 anni prima nel salvare Kaito dal naufragio della nave e che si era innamorata perdutamente di lui. Sulla terraferma, Lucia insieme ad Anon, principessa dell'Oceano Atlantico del Sud, e a Rina, la principessa dell'Atlantico del Nord, dovranno combattere la grave minaccia che incombe sull'oceano, Gaito, che insieme alle Dark Lovers e alle Black Beauty Sister sta creando problemi in fondo al mare. A colpi di magia della voce Pici Pici, loro riusciranno a sconfiggerli, o chissà. Siamo già giunti alla quarta, ecco qui. Allora, la quarta è Fate Kaleid Lines Prisma Ilia, genere Mao Shoujo, fantasy, anno 2013, stagioni 3, episodi 32 più OAV e un film. E streaming legale questa volta su Crunchyroll in subita, non so dirlo perciò mi scuso. Trama: Ilia è una normale studentessa delle scuole medie che un giorno inaspettatamente viene approcciata da Magical Ruby, una bacchetta magica parlante.
che le dona il potere di trasformarsi in una ragazza magica, ritenendola più adatta al ruolo nella sua precedente master, Rin Tosaka. Ora Ilia dovrà raccogliere le 7 carte contenenti spiriti di 7 leggendari guerrieri. Nel corso della storia si imbatterà in Miyu ed Elfiel, un'altra ragazza magica dotata della bacchetta magica Il Saphir, anch'essa supportata da una maga più esperta. Questa serie è una serie spin-off di quelle della Fate Saga e l'ho trovata davvero molto carina, perché almeno dà quella cosa in più a Ilia che nella serie originale non ha così tanto carattere, secondo me, Ilia, e qui è molto carina. L'ultimo che vi propongo in realtà è più che altro un franchising, e le Pretty Cure praticamente, che sono ben caratterizzate da 18 stagioni su cui poter scegliere dal 2004 ad oggi. Ma quelle che vi propongo io sono le mie preferite, perciò le 2 che preferisco di più. La prima è Arcatch Pretty Cure, genere Mao Shoujo, anno 2010, episodi 49, e streaming legale non lo so, ma fu data su Rai 2, doppiata in italiano all'epoca. Trama: Tsubomi è una studentessa di seconda media che adora le piante, si trasferisce a Mibogahana insieme ai genitori, frequenta l'accademia Miyodo e conosce Erika, vicina di casa e compagna di classe. Incontra per caso Shifre e Kofret, 2 fate che insieme a Cure Moonlight e all'Albero del Cuore aveva sognato varie volte. Esse le chiedono di diventare una Pretty Cure per salvare l'Albero del Cuore dai messaggeri del deserto che vogliono farlo appassire così come il mondo e trasformarlo in un enorme deserto. Quando il fiore del cuore di Erika viene rubato, Tsubomi si trasforma in Cure Blossom per salvarla. A lei si aggiungono in seguito Cure Marine, la stessa Erika, Cure Moonlight e Cure Sunshine. La seconda che vi propongo è Go Princess Pretty Cure, genere Mao Shoujo, anno 2015, episodi 50 e streaming legale non lo so, però lo potete trovare su Ita. Vi lascio un link qui sotto in descrizione di un fansub che lo sta sottotitolando in italiano. Trama: Haruka è una ragazza matricola della prestigiosa Accademia Noble, dove si è iscritta nella speranza di coronare il giorno il suo sogno, diventare una principessa, o meglio averne la qualità come protagonista della sua favola preferita. Un giorno Haruka incontra 2 fate, Pafu e Aroma, in fuga dal Hope Kingdom, conquistato da Despair, la strega della disperazione, intenzionata a imprigionare i sogni di tutti dietro le porte dei sogni. Quando vengono attaccati, Haruka si trasforma in Cure Flora, principessa dei fiori, per poterli proteggere. A lei si aggiungeranno in seguito Cure Mermaid, Cure Twinkle e Cure Scarlet. È una serie molto bella e perciò ve la consiglio. Bene, se vi è piaciuto questo tipo di video e volete supportarvi, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, commentare dicendomi se avete già visto queste serie o se per caso, per incredibilità, non le conoscete, e al prossimo video! Bye bye!